Buongiorno, proseguiamo questo ciclo di lezioni dedicate a Italo Calvino, estratte da un mio saggio, affrontando un argomento a mio parere di fondamentale importanza. Il rapporto che è esistito, fecondo, stimolante, assolutamente produttivo dal punto di vista letterario, filosofico, epistemologico, semiologico. Sto parlando del rapporto tra Umberto Eco e Italo Calvino. Quindi possiamo intitolare questa lecture in questo modo. Umberto Eco legge Italo Calvino. È stato il loro un dialogo tra intellettuali, esercitato e sviluppato sul filo che collega la semiotica e la leggerezza. Per incominciare il discorso possiamo affermare che nel panorama culturale italiano del Novecento sia Umberto Eco che Italo Calvino spiccano per profondità intellettuale, vastità di interessi, capacità di coniugare sapere specialistico con la divulgazione. Entrambi sono stati scrittori, saggisti, teorici della letteratura, intellettuali pubblici. Entrambi hanno attraversato i confini dei generi letterari e non solo, mettendo in dialogo scienza, filosofia, narrativa, semiotica e impegno politico. Ma se Calvino è stato il poeta della leggerezza e del molteplice, possiamo affermare che Eco è stato il filosofo dell'ambiguità e del segno. Nel mio saggio, quindi, mi sono proposto di analizzare nel secondo capitolo il modo in cui Umberto Eco ha letto, interpretato e commentato Italo Calvino, non solo come amico e contemporaneo, ma soprattutto come teorico della letteratura, che riconosce nel collega una delle massime espressioni dell'intelligenza narrativa. Attraverso le parole di Eco, contenute in articoli, prefazioni, discorsi e saggi, emerge un ritratto di Calvino come autore necessario e indispensabile per comprendere la letteratura moderna e la sua evoluzione postmoderna. Parliamo ora del contesto culturale e generazionale. Umberto Eco, nato nel 1932 e scomparso nel 2016, e Italo Calvino, nato nel 1923 e scomparso prematuramente nel 1985, appartengono a due generazioni letterarie contigue ma distinte. Calvino esordisce negli anni 40 con il neorealismo. Vedi ad esempio Sentiero dei nidi di ragno, 1947, mentre Eco emerge negli anni 60 nel pieno del dibattito strutturalista e delle avanguardie semiotiche. Tuttavia i loro percorsi convergono negli anni 60 e 70, quando entrambi si impongono come figure centrali nel panorama culturale italiano ed europeo, portando avanti un'idea di letteratura come luogo di sperimentazione formale e riflessione teorica. Entrambi gravitano attorno all'universo della casa editrice Einaudi, vero e proprio crocevia dell'intelligenza italiana del dopoguerra, anche se su questo avrei anche un po' di obiezioni da porre. Calvino ne è uno dei redattori storici e per un periodo direttore editoriale. Ecovi pubblica diversi saggi e collabora come consulente, soprattutto per le collane filosofiche e semiotiche. È in questo ambiente che si sviluppa un'amicizia fatta di reciproco rispetto, scambio di idee e ammirazione professionale, non priva di ironia e distanza critica, ma fondata su una visione comune del ruolo dello scrittore come intellettuale attivo e responsabile. Fattivi e molteplici sono stati i loro scambi, così come le loro collaborazioni. L'interazione tra i due non si limita a incontri occasionali e conversazioni informali. Si tratta di una collaborazione intellettuale continua che si concretizza in scambi epistolari, conservati in parte negli archivi Einaudi e oggetto di recente e crescente interesse da parte degli studiosi, riferimenti espliciti nei testi critici e narrativi, partecipazione condivisa a progetti editoriali
come le raccolte di saggi teorici o la pubblicazione del Gruppo 63, movimento d'avanguardia di cui Eco è tra i principali esponenti e con cui Calvino ha un rapporto più distaccato ma attento. Infine abbiamo delle riflessioni comuni sulla letteratura, sulla scienza, sulla tecnologia, sulla società, come emerge dalle conferenze e dagli articoli pubblicati in riviste culturali come Menabò, Alfabeta e i 15. Un esempio emblematico del dialogo tra i due è la recensione che Eco scrisse di Le città invisibili nel 1972, in cui riconosce a Calvino una straordinaria capacità di rappresentare l'universo non come caos, ma come reticolo di possibilità. Il loro rapporto è stato improntato a un rispetto reciproco e complementare. Nonostante le differenze stilistiche e metodologiche, Calvino inclina all'astrazione geometrica e alla leggerezza simbolica. Eco al groviglio enciclopedico e al pastiche. Entrambi però si riconoscono come intellettuali complementari. Calvino scorge in Eco un filosofo della narrazione, capace di analizzare scientificamente i meccanismi del racconto senza distruggerne il fascino. Eco, dal canto suo, legge Calvino come un ingegnere del racconto capace di costruire architetture testuali limpide, precise e profonde. In un'intervista negli anni Ottanta, Eco disse: Calvino era uno dei pochi scrittori di cui si poteva discutere un libro come se si parlasse di matematica o di architettura. Ogni frase aveva una funzione, una scelta necessaria. Non a caso Eco riconosce a Calvino una coerenza etica della forma, un rigore che è anche morale. Dietro lo stile misurato e l'invenzione fantastica si cela un pensiero razionale e critico, ma è compiaciuto o autoreferenziale. Abbiamo poi una commemorazione estremamente significativa. La commemorazione del 1985, anno della morte di Calvino. Dopo la morte improvvisa di Calvino nel settembre del 1985, Eco interviene pubblicamente con una serie di articoli, interventi radiofonici e commemorazioni raccorate. In particolare il testo Italo Calvino, un classico in vita, pubblicato su vari giornali e raccolto successivamente nei suoi scritti saggistici, è uno dei documenti più toccanti del loro legame. In questo testo Eco scrive: Calvino era uno di quegli autori la cui assenza si sente fisicamente, era come una stella polare, anche se non la guardavi sempre, sapevi che era lì. E ancora, la sua voce era sempre lieve, ma diceva le cose più serie. Queste parole testimoniano non solo la stima letteraria, ma anche un'aperta personale, quella di un interlocutore privilegiato nel grande dialogo delle idee. In una società intellettuale in cui la polemica e la contrapposizione erano la norma, Calvino ed Eco rappresentano una forma rara di confronto fondato sull'ascolto, sulla precisione, sull'ironia e sul rigore. La loro è anche un'eredità condivisa. Dopo la morte di Calvino, Eco si è fatto in un certo senso custode del suo pensiero, citandolo spesso nelle proprie lezioni universitarie, nei libri e nei dibattiti pubblici. Il loro sodalizio intellettuale ha dato origine a una visione della letteratura come campo di sperimentazione teorico, ma anche di responsabilità civile. Eco non ha mai ridotto Calvino a un simbolo, ma ha sempre insistito sulla sua unicità irriducibile. Era uno scrittore che non poteva essere imitato, si può imparare da lui, ma non lo si può rifare. Ogni suo libro è un'isola autosufficiente. L'amicizia intellettuale tra Umberto Eco e Italo Calvino non è stata solo un rapporto personale, ma un esempio virtuoso di dialogo tra forme diverse ma compatibili, che costruiva mondi narrativi a partire dal pensiero logico e chi ne decostruiva il reale per renderlo comprensibile attraverso la funzione. Vorrei riportare alcune citazioni di Umberto Eco su Italo Calvino. Ad esempio, una riflessione di Eco sul barone rampante. Eco così commenta l'opera di Calvino. Quella del barone rampante è una lingua cristallina. Nel 1957 la mia reazione principale fu, più che estetica, di natura filosofica. Qui Eco riconosce il valore formale in seme filosofico del racconto calviniano, collocandolo oltre il semplice piacere della fiaba. In un ricordo degli anni 60, Eco evoca una lezione politica e morale suggerita da Calvino. Anni dopo mi fu chiesto di definire il ruolo dell'intellettuale. A proposito del romanzo di Calvino come il solo testo affidabile, disse che il primo dovere dell'intellettuale impegnato era quello di vivere sugli alberi
per tenersi a distanza dei propri compagni e per poterli criticare anzitutto. Questa metafora del vivere sugli alberi è una delle immagini più suggestive del confronto tra i due, l'indipendenza critica come via per l'impegno autentico. Abbiamo poi un riferimento alla perdita di Calvino nelle conferenze di Eco. Eco apre le sue 6 passeggiate nei boschi narrativi citando direttamente Calvino. Vorrei iniziare ricordando Italo Calvino che doveva tenere 8 anni fa, in quello stesso luogo, le sue Nay Notor Lectures. Qui emerge un tono di affetto e anche di malinconia. Calvino avrebbe dovuto tenere quelle lezioni, ma la sua morte lo privò di questa occasione. Nella sua opera Six Walks in the Fictional Woods, traduzione inglese dell'omonimo volume, Eco attribuisce a Calvino una funzione ispiratrice. Eco cita Se una notte d'inverno viaggiatore come paradigma della presenza del lettore nella narrazione, tema centrale delle sue lezioni. Anche i titoli Sei lezioni americane di Calvino e Six Walks di Eco risuonano in dialogo come due prospettive complementari sul ruolo del testo e del lettore. Passiamo ora a considerare un altro aspetto assolutamente determinante. Come Eco ha letto il concetto di leggerezza in Calvino. La leggerezza come categoria cognitiva. Nel ciclo di conferenze incompiute intitolato Lezioni americane del 1985, pubblicato postumo, Italo Calvino elabora 6 valori che intende difendere per la letteratura del nuovo millennio. Il primo di questi è la leggerezza, che descrive così. Traggo la citazione da Lezioni americane di Garzanti. Prenderei come mio scudo la figura del poeta che solleva il peso della tradizione letteraria del mondo, trasformandolo in qualcosa di impalpabile, come una nuvola. Per Calvino la leggerezza non è sinonimo di superficialità o disimpegno, bensì un atteggiamento conoscitivo, un modo per affrontare la complessità del mondo senza esserne schiacciati. Si tratta di una leggerezza del pensiero, della scrittura, dello sguardo, si tratta di un'etica dello stile e insieme un'estetica della conoscenza. Ora, osserviamo come in particolare Umberto Eco legge la leggerezza calviniana. Nel leggere Calvino, Umberto Eco coglie immediatamente la natura epistemologica del concetto di leggerezza. Non si tratta per lui di un tratto stilistico o di un vezzo narrativo, ma di una strategia cognitiva per affrontare il caos del mondo e ordinarlo attraverso l'immaginazione razionale. In un'intervista Eco afferma: la leggerezza di Calvino è quella del pensiero preciso, della leggerezza di chi sa ridurre l'universo a un codice che possiamo interpretare. In questa lettura Eco interpreta la leggerezza come la capacità di astrazione e formalizzazione, la qualità di chi, di fronte alla molteplicità del reale, sa costruire modelli, mappe, sistemi simbolici che permettano di muoversi nel labirinto della contemporaneità. Leggerezza versus leggerezza. Due prospettive a confronto. Secondo Calvino, quindi, la leggerezza è una qualità dello sguardo capace di cogliere l'essenziale e sottrarre peso al mondo. In Calvino affonda le sue radici nella letteratura Ovidio, Cavalcanti, Ariosto, estremamente importante, Leopardi. È una forma di esistenza contro la pesantezza dell'esistenza, qui si ricorda anche Kundera, del linguaggio e dell'informazione. In Eco la leggerezza, per contro, è una modalità cognitiva di strutturazione del sapere, una forma razionale dell'immaginabile. Si relaziona alla semiotica, alla logica e alla filosofia della scienza, in una strategia intellettuale per non annegare nel rumore e nel caos dell'interpretazione. Queste due visioni, pur partendo da ambiti diversi, uno più poetico-letterario, l'altro più filosofico-teorico, convergono nella convinzione che la leggerezza sia una forma superiore di intelligenza e non di evasione. Osserviamo ora come questo concetto di leggerezza permea di sé e plasma la struttura del cavaliere inesistente. Eco individua nel Cavaliere Inesistente del 1959 un esempio di leggerezza dura. Il personaggio di Agilulfo, cavaliere senza scopo e senza corpo, ma con forma perfetta, rappresenta il paradosso di un'entità fatta solo di strutture, di codici, di dover essere.
Per Eco il Girulfo è un segno senza referente, una forma pura senza contenuto. La leggerezza portata all'estremo diventa un'idea astratta che può anche minacciare il senso. Questo tipo di leggerezza non è innocua, mostra i rischi dell'eccesso di razionalità, della forma senza vita, dell'ideologia che si cristallizza. In questo senso Eco legge Calvino non come un autore evasivo, ma come scrittore profondamente problematico, capace di riflettere sulle derive della modernità. Ora, consideriamo come la leggerezza come struttura combinatoria nelle città invisibili. Un altro testo chiave in cui Eco riconosce il valore riconoscitivo della leggerezza è Le città invisibili del 1972. In quest'opera Calvino costruisce una struttura reticolare, una città del pensiero che esplora infinite varianti dell'urbano, del desiderio, del tempo, del linguaggio. Eco apprezza la combinatura narrativa calviniana, paragonandola alle ricerche della semiotica strutturale e della cibernetica. Ogni città immaginaria è una metafora cognitiva, un modo per descrivere qualcosa del mondo reale, senza mai nominarlo direttamente. La leggerezza in questo caso diventa un principio compositivo, variazioni moduli, un modo di pensare per metafore mobili, una forma di conoscenza reticolare contrapposta alla linearità tradizionale. La leggerezza è anche un antidoto all'overdose di senso. Nell'epoca dell'ipertrofia informativa, Eco individua la leggerezza di Calvino una forma di resistenza al rumore del mondo. Nei limiti dell'interpretazione, Eco avverte il pericolo di un'interpretazione infinita, senza freni, dove tutto può avere un senso compiuto. In questo contesto Calvino offre un modello di scrittura che guida senza costringere, suggerisce senza chiudere, apre senza smarrire. Scrive a questo proposito Eco: Calvino ci insegna che si può parlare del mondo costruendo forme leggere, ma che queste forme hanno peso, funzione e un'etica. La leggerezza allora è una risposta seria al disorientamento contemporaneo, non un escamotage letterario. È la leggerezza che nasce da chi ha conosciuto il peso, come Hermes che vola perché porta le ali ai piedi, non perché non sa cosa sia la terra. Nel leggere Calvino, Eco quindi non si limita a lodarne lo stile, ma ne coglie la portata filosofica, ne analizza le strutture narrative e ne condivide l'istanza etica. La leggerezza, in particolare in Calvino, nella lettura di Eco, è una delle poche risorse ancora disponibili per fare ordine nel caos, pensare senza appesantire, immaginare senza farsi illusioni. Il grande merito di Calvino, secondo Eco, è di averci insegnato che la leggerezza può essere scientifica senza essere arida, importanti queste annotazioni, etica senza essere dogmatica, letteraria senza essere autoreferenziale. In tempi di sovraccarico informativo, di ansia interpretativa e di confusione narrativa, la leggerezza, il mio saggio, colvidiana, è per Eco una bussola luminosa, un esempio di come si possa ancora scrivere per pensare ancora meglio. Adesso, sia per il lettore attento, sia per lo studente, a cui tengo molto, suggerisco alcune letture critiche. In particolare Italo Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Umberto Eco, I limiti delle interpretazioni, Bompiani, sempre di Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Giovanni Bottiroli, Calvino, l'intelligenza narrativa, e Paolo Fabri, Eco e Calvino, la leggerezza del pensiero, in rivista Estetica del 2000. Ora passiamo a un altro grande argomento. Calvino in quanto scrittore enciclopedico. Che cosa significa quindi scrittore enciclopedico? Significa soprattutto questo. Un autore che abbraccia una vasta gamma di saperi scientifici, letterari, filosofici, un autore che cerca di rappresentare il mondo della sottototalità e complessità, pur sapendo che tale rappresentazione sarà sempre parziale e provvisoria, un autore che organizza la conoscenza secondo strutture narrative come mappe simboliche del sapere. In questo senso Italo Calvino è un perfetto esempio di scrittore enciclopedico, non tanto e non solo perché sa tante cose, ma perché trasforma il sapere in forme narrative, quindi è qualitativo e non quantitativo, rendendo il mondo intelligibile attraverso l'immaginazione. Per Umberto Eco Calvino rappresenta una delle forme più alte e rigorose di intelligenza narrativa, perché incarna l'ideale moderno del romanzo sistema, non un testo chiuso e totalizzante, ma un'opera aperta che, proprio attraverso la molteplicità delle sue strutture, riflette la pluralità
del reale. La conoscenza è anche una forma di struttura combinatoria. Un aspetto centrale dell'enciclopedia calviniana è la sua vocazione combinatoria, evidente in opere come Il Castello dei Destini Incrociati, 1969-1973, Le città invisibili, di cui abbiamo parlato estesamente, 1962, e citiamo ancora una volta un testo fondamentale che è appunto Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979. In questi testi Calvino costruisce sistemi narrativi fondati su matrici, schemi combinatori e strutture modulari che ricordano le enciclopedie, le tassonomie, i cataloghi del sapere. Nel Castello dei Destini Incrociati, per esempio, i personaggi raccontano le loro storie attraverso le carte dei tarocchi. L'ordine narrativo è affidato a una matrice visiva che organizza la possibilità narrativa in modo semiotico, quasi scientifico. A me ricorda anche tanto Max Frisch. Eco legge questi testi come esempi di narrativa enciclopedica ridotta all'osso, dove il senso si genera dalla narrazione tra elementi minimi, come in una grammatica della fantasia. Lector in fabula, Eco, Bompiani. Il sapere narrato nelle città invisibili. Nelle città invisibili Calvino costruisce un sistema di 55 città immaginarie, suddivise in 11 categorie: città memoria, città desiderio, città e segni e via dicendo. Ogni città è una metafora del sapere umano, un frammento di enciclopedia simbolica. Umberto Eco commenta: ogni città è una figura retorica del pensiero, un esperimento mentale che ha il rigore della scienza e l'eleganza del mito. La città non sono descrizioni realistiche, ma modelli concettuali. Qui ricorda molto gli scrittori dell'utopia, Thomas More. Strutture cognitive che ci aiutano a pensare al tempo, alla memoria, alla morte, alla comunicazione. Calvino racconta il mondo com'è, ma come potrebbe essere pensato. È uno scrittore utopico anche, non solo scientifico. Io detesto quelli che interpretano Calvino come uno scrittore scientifico, non hanno capito niente. In questo senso, Eco interpreta le città invisibili come una forma di epistemologia poetica. Poiesis, un modo per esplorare il rapporto tra rappresentazione e realtà, tra linguaggio e mondo, tra ordine e caos. L'enciclopedicità calviniana e la semiotica di Eco. Per Eco, la vera enciclopedia non è un contenitore statico di informazioni, ma un dispositivo dinamico che organizza la conoscenza attraverso categorie, inferenze, percorsi interpretativi. Nei limiti dell'interpretazione e le strutture assente, Eco definisce l'enciclopedia come una rete infinita di relazioni tra segni, concetti e interpretazioni che nessuno può mai dominare interamente. Insomma, su questo costruisce anche il grande romanzo del nome della rosa. Questo concetto si avvicina moltissimo alla narrativa di Calvino, in testi come Palomar, 1983, molto amato dagli epistemologi. Ad esempio, il protagonista cerca di decifrare il mondo attraverso piccoli gesti quotidiani, guardare le onde, osservare i piccioni. Quello è molto, molto ironico anche. Leggere le etichette. Ogni cosa è potenzialmente portatrice di senso. Altro che Claudio Magris. Altro che Claudio Magris. Ma il senso è sfuggente, plurale, relativo. Calvino scrive: l'universo che altri chiama la biblioteca si compone di un numero indefinito e forse infinito di esagoni. E qui l'omaggio a Borges è assolutamente esplicito. Eco legge queste strutture come una sfida interpretativa che obbliga il lettore a confrontarsi con il sapere in modo non lineare ma reticolare. Ora affrontiamo un argomento decisivo: enciclopedia e postmodernità. Un altro punto di convergenza tra Eco e Calvino è la loro posizione nel dibattito moderno. Se nel Novecento la letteratura è spesso vissuta come crisi di senso, entrambi rispondono non con il nichilismo, ma con una proposta: creare opere complesse e polifoniche che però non rinunciano al rigore interno, costruire architetture narrative che, come un'enciclopedia, permettano di muoversi nella molteplicità del reale, praticare una scrittura che unisce il sapere alla forma, la conoscenza e la leggerezza. Come scrive Eco nel Nome della rosa, 1980, e guarda caso anch'esso un romanzo enciclopedico, qui c'è una corrispondenza bionivoca fortissima. Il mondo è un labirinto, ma un labirinto in cui si può trovare un senso se non si sa dove cercarlo. Calvino, a modo suo, dice la stessa cosa: ogni testo è una rete di possibilità.
Questo è fondamentale. Ogni lettura è un'esperienza di conoscenza e oserei dire anche di sensibilità. Calvino è l'ideale illuministico della ragione narrativa. Sì, però il illuministico deve essere inteso in senso proprio. Eco ha spesso sottolineato come Calvino, pur essendo scrittore del postmoderno, sia rimasto fedele a una visione razionale del mondo. La sua narrativa è costruita con strumenti matematici, scientifici combinatori, ma sempre finalizzata a interrogare il senso della realtà. Beh, qui per esempio Tondelli e la sperimentazione contemporanea fanno cilecca. In questo senso Calvino, scrittore enciclopedico, alla maniera degli illuministi, come Diderot, Voltaire e Condorcet, egli crede che la conoscenza, anche nella forma narrativa, sia uno strumento di emancipazione. Ecco scrive, Calvino non è scritto per accumulare informazioni, ma per interrogare i modi attraverso cui costruiamo il mondo. Ora sì, la lezione sta diventando molto lunga, il mio saggio scritto è molto più vasto, voglio sintetizzare e concludo. Italo Calvino è per Umberto Eco uno dei pochi scrittori capaci di trasformare la narrativa in una forma di conoscenza, come abbiamo già detto. Scrittore enciclopedico che dà forma alla complessità, ma non rinuncia al rigore. Ma guardate, no, voglio ancora... è troppo importante questo aspetto. Vi voglio parlare ancora della semiotica, perché parlando di Umberto Eco non si può non si può non parlare della semiotica. La semiotica è applicata alla narrazione. Eco, padre della semiotica italiana, ha spesso usato gli strumenti della disciplina per analizzare i testi di Calvino. Un esempio emblematico, come abbiamo detto, è l'analisi del Cavaliere inesistente, in cui Eco vede una riflessione sul segno senza referente, e qui siamo più nel campo semiotico puro, sulla possibilità che un'ideologia sia rappresentata sopravvivendo anche quando è priva di sostanza, priva di senso. Un corpo vuoto ma dotato di una forma perfetta, proprio come un segno. Questo è importantissimo, Non è più un corpo ma un segno. Qui ricorda anche la lettura di Merleau-Ponty e dello strutturalismo francese. Il lector in fabula, e nei limiti dell'interpretazione, Eco fa riferimento a Calvino per mostrare come un testo letterario possa contenere al suo interno una grammatica della lettura, una serie di istruzioni implicite che guidano e limitano l'interpretazione. Calvino diventa così un modello di scrittura aperta, ma non anarchica, vero? Per esempio quel grande bluff della letteratura moderna e contemporanea italiana che si chiama Camilleri, dove il lettore è coinvolto ma non abbandonato a se stesso. Infine voglio affrontare in maniera molto sintetica un aspetto che io tratto con grande profondità, ma qui mi limito solo a darne alcuni cenni. La scrittura come etica. Un altro punto di incontro tra Eco e Calvino è la conoscenza etica della scrittura. Entrambi ritenevano che il compito dello scrittore non fosse solo raccontare storie, ma offrire strumenti per comprendere il mondo. In questo senso Calvino è per Eco un esempio di moralista moderno, nel senso classico del termine. Un autore che, senza predicare, ci invita a riflettere su ciò che è giusto, vero, necessario. Beh, qui i francesi, Chateaubriand. Il suo impegno era tutto nel rigore con cui affrontava la pagina, nell'onestà del suo sguardo sul mondo. Non ci ha lasciato messaggi, ma ci ha lasciato mappe interpretative. Mi piace una frase per concludere di Eco su Calvino, che dice: Calvino ci ha insegnato a volare. Bene, adesso concludo, vi rimando una terza lezione sperando di non essere troppo prolisso. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo la prossima volta. Arrivederci.